Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale vostro preferito per creativi e creative, collezionisti e qualcosa di più, insomma tutto quello che riguarda il modellismo o quello che si può creare con le proprie mani. Oggi parliamo di una cosa che riguarda più che altro la fotografia e il video e vi spiego anche perché. Ma prima vi faccio vedere la scatola, è questa. Adesso la apriamo. Questo, ragazzuoli, è il VersaFrame 1750 della SmallRig. Questa è semplicemente una gabbia che va a rinchiudere tutte le cose che servono per la macchina fotografica o videocamera. Nel mio caso una macchina fotografica, le macchine fotografiche, perché avevo bisogno di qualcosa di sgancio rapido, quindi un frame che mi contenesse le macchine fotografiche di tutti i tipi che ho, perché dei VersaFrame o comunque dei Cage ce ne sono tanti, ma io non volevo qualcosa di specifico, lo vado ad aprire con voi. Non volevo qualcosa di specifico perché ho delle macchine diverse che vanno dalla GX80, che è quella che sta riprendendo, che è piccolina, fino ad arrivare alla Nikon D300, che è l'ammiraglia in questione, in versione diciamo nella configurazione più grande che ho, e quindi che dovesse contenere anche quella, perché io il Cage lo uso per fare tante cose, per esempio per attaccare, non so, il monitor esterno, piuttosto che dei faretti, piuttosto che dei microfoni, insomma anche per fare foto, perché col monitor esterno mi piace poi andare in giro quando devi fare foto strutturate, avere tutto quello che mi serve attaccato alla macchina. Ma se devo cambiare la macchina, allora dovrei smontare da una parte, mettere dall'altra, smontare le slitte, fare, disfare, diventa un casino. Invece con questo Cage togli la macchina scollegandola solo dei cavi necessari e metti l'altra macchina se è necessario. Lo andiamo a aprire insieme. Quando si aprono le scatole così, è tutto in questo pacchettino. Togliamo la scatola. Come vedete c'ho anche un altro tavolo da unboxing, sono bravissimo proprio. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro, e già noto che ci sono anche delle brugoline. Vediamole qua, eccole qua. Questo lo togliamo. SmallRig, poi ovviamente in descrizione vi lascio tutti i link se ne aveste bisogno. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro qui. Ho bisogno ancora del taglierino. Qui. Ok, queste sono le staffe principali, quelle che reggono il tutto. Andiamo a toglierle. Eccoci qua, questo poi lo butteremo. Qui ci sono le brugolette, togliamo anche queste, poi vedremo a cosa servono, e le due parti superiore e inferiore che in realtà sono già montate, quindi molto felice che non devo farlo io, anche se poi si possono smontare e mettere a proprio piacimento. Eccole qua, guardate qua che roba. Voi direte, ma che cosa ti sei comprato? Sì, perché ricordo che non è sponsorizzato questo. Lo devo specificare sempre perché sembra che, e invece no. Questo è quello che c'è dentro alla confezione della SmallRig. Tra l'altro è tutto metallo. Io conosco la SmallRig anche da amici e vi assicuro che sono cose perfette, bellissime, solide. Queste sono le brugole per andare a svitare questo e andare a inserire tutti i pezzi che ci servono o spostarli. Come vedete c'è tantissimi fori, da 1/4, da 3/8, da tutte le parti, quindi posso montare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Qua sopra spero di poterci montare, anche se ho l'idea di mettere un'altra piastra dedicata, di attaccarci lo Swiss Lock, o meglio l'arca Swiss. Io lo chiamo Swiss Lock ogni tanto perché mi viene più semplice, però di attaccargli l'arca Swiss in modo tale che possa agganciare e sganciare le macchine senza nessun problema. Dobbiamo vedere come funziona. Allora, innanzitutto questa cosa mi piace un sacco, questo che spero si veda, anzi lo sposto così magari si vede. Queste si spostano per potervi permettere di girare quante volte volete. Bellissimo.
Andiamo a inserire le prime cose, io lo vado a inserire così, poi vi spiego. Vi faccio vedere intanto come è fatto. Appunto qua tiro indietro, se voglio stringo ancora, se voglio la vite in una certa posizione che non dia fastidio. Andiamo a inserire anche questo, più o meno dritto, ok. Non è pesantissimo. Se avete intenzione di prendere una cosa del genere, sappiate che è di alluminio, insomma, o metallo, ma credo alluminio, no, più metallo, mi correggo, però non è pesante, è abbastanza leggero. Vado a inserire questo, che questa qua è la piastra che va a incastrarsi con la slitta flash delle macchine. Questo si sposta perché giustamente deve adeguarsi alle macchine che avete. Vado a inserirlo in questo caso di qua, perché poi l'attacco è dietro, quindi inserisco questo. Potete anche girarli, cioè mettere questi rivolti verso di qua, cioè potete fare veramente un sacco di cose. È molto versatile, proprio come il nome, VersaFrame. Poi ci sono anche frame più piccoli, ma io ho preferito questo appunto perché ho macchine di dimensioni diverse e a questo punto mi sembrava più giusto prendere una cosa del genere che è versatile. A me piacciono le cose versatili. Questo è il frame ed è grande perché ci potete mettere anche una macchina con per esempio l'attacco per le foto in verticale, insomma il battery grip, quello che sta sotto la macchina per mettere in verticale la macchina. Quindi è molto grande, secondo me ci stanno tutte le mie macchine tranquillamente, e adesso vi spiego un po' come funziona. Chi mi conosce lo sa, a me piacciono le cose versatili, e quando intendo versatili devono essere versatili, cioè spendi soldi una volta ma riesci a fare più cose con lo stesso oggetto o con lo stesso materiale. Questo VersaFrame della SmallRig, che è questo qui, adesso è tutto montato così e c'è in più questa piastra, ve l'ho montata apposta. A cosa serve? Semplicemente serve a montare una camera qua in mezzo e montare intorno tutti i pezzi che ci possono servire: faretti, microfoni, monitor esterni, maniglie, ci può essere di tutto, e poi attaccato a un rig tradizionale, quelli da spalla piuttosto che a mano, eccetera. Perché vi faccio vedere questo? Perché questa è la versione più grande e più versatile, infatti si chiama VersaFrame 1750 della SmallRig. Non è sponsorizzato questo video, ve lo dico e ve l'ho già detto prima, ma semplicemente perché io ho più macchine, e avendo più macchine con anche il battery grip ogni tanto mi serve andare in giro, tra virgolette, anche a fare foto, e uso anche questo per fare foto, perché poi vedremo nel corso del tempo, vi aggiornerò e vi farò vedere che cosa ci monterò sopra, sia per fare foto che per fare video. E la cosa che mi ha colpito soprattutto è che potevo effettivamente farlo diventare ciò che volevo, nel senso che i cage, chiamatesi anche cage, queste sono le gabbie che vanno intorno alle macchine fotografiche o alle videocamere per poter appunto attaccare tutte le appendici e tutti gli accessori che ci servono, radiomicrofoni eccetera eccetera. Se io avessi preso un cage dedicato alle mie macchine avrei dovuto prendere almeno 3 cage e spendere oltre i 300 euro per esempio. Con questo ne ho spesi 100 circa, vi lascio ovviamente sotto il link. Ho preso questo perché, essendo quello più grande, si adattava perfettamente a tutte le macchine che ho, la Nikon D300, la Nikon D3100, la GX80 che in realtà è quella più piccola, ma se devo attaccare intorno degli accessori lo posso fare, la G9, quindi è versatile proprio per questo motivo. E la cosa che mi ha stupito in maniera positiva è che posso effettivamente trasformarlo in tutto ciò che voglio, svitando le viti qua, per esempio, togliendo un braccio o togliendo le braccia, tutte e due magari, riusciamo a fare anche un cage
solo di destra o solo di sinistra, che non in senso politico, ma ci sono anche quei mezzi frame che ti permettono di avere magari l'impugnatura della macchina e avere da questa parte tutti gli accessori che ti servono. Quindi questo secondo me era quello più versatile. Il più grande è vero, magari più scomodo sotto quel punto di vista, ma essendo io non piccolino, quando poi andando ad aggiungere le maniglie le avrò in mano, probabilmente le avrò alla distanza corretta per poter tenere in mano la macchina e avere più stabilità quando faccio le riprese o addirittura delle foto. Quindi questo è il VersaFrame, ma che ora vi faccio vedere più o meno come sta. Queste sono le mie due macchine Nikon, quindi la Nikon D300 e la Nikon D3100, in due versioni differenti, la D300 che è normale e la D3100 con il battery grip. Sotto le ho applicato due placche Arca Swiss, che sono quelle che preferisco. In questo modo, se io vado a prendere questo e poi vi dico perché c'è questo suono basculante qua sotto, in questo modo io con un frame posso cambiare le macchine in qualunque momento. Qua ho attaccato ovviamente una piastra Arca Swiss. Vado ad attaccare per esempio la D3000, la D300, ovviamente ormai me le confondo tutte, aspettate che lo allargo giusto, ok, incastrato. Adesso sto facendo fatica perché devo farvelo vedere, mica per altro, perché se no non si farebbe fatica. Ok, e qua ho incastrato la D300, ok? Che potete poi con le maniglie sfruttare, girare, fare, disfare. Ma se io devo cambiare la macchina per qualsiasi esigenza che sia fotografia, che sia video, nello stesso cage devo fare magari delle foto in un modo ma con gli stessi accessori e per esempio un faretto piuttosto che un'altra cosa, questa è la soluzione migliore secondo me. Ovviamente se facciamo una parte di destra o di sinistra, dipende poi cosa volete fare, ma questa parte qui, quella che bascula, abbassando questo carrello, quindi svitando e abbassando, va ad incastrarsi nella slitta. In questo modo c'è qualcuno che non è riuscito a farlo. Perché dice che non riesce ad incastrare questo punto, ma vedete che questo rimane più indietro, basta mettere più indietro, al massimo smontare questa e spostarla più indietro, ma togliendo questo, abbassando col carrellino con le viti questa qua, scendi con la piastra e lo incastri, quindi rimane bloccata di più anche la macchina, soprattutto quando siete in modalità alla metà del vostro cage, quindi togliendo questa parte, rimanendo solo questa, bloccate completamente la macchina, quindi secondo me è un'ottima soluzione. Ma vi dicevo, è pratico perché io adesso non ho più bisogno della D300, smonto la D300, tolta, mi serve la D3100 per qualsiasi esigenza, c'ha sempre sotto l'attacco Arca Swiss, vado a montarmi la mia Arca Swiss, o meglio la mia D3100, ecco qua, ed ecco a posto la macchina. Adesso non l'ho avvitato bene, bravo Alex, però avete attaccata la macchina e come vedete anche con il battery grip riuscite a farci inserire la macchina perfettamente. Questa è secondo me la maniera più, o meglio il cage più versatile che ci possa essere. Poi ci sono altri pezzi che si possono prendere, dei tubolari più piccoli, più corti. Io personalmente non li prenderò perché non mi servono, perché una volta che abbassi questo abbassi tutta la struttura. Sì, è vero, ti rimane un po' più fuori questa barra o sotto o sopra, ma in realtà prenderò anche degli accessori, perché ci sono degli accessori che tappano questi buchi che sono a vite e quindi ci puoi attaccare altri accessori, quindi, e poi è tutto forato, buchi da 1/4, buchi da 3/8, ha tutti gli attacchi possibili anche qua sotto per metterlo eventualmente su una piastra più grande ed attaccarlo per esempio a un cavalletto di tipo professionale,
per poter muovere la macchina come se fosse una camera, una videocamera vera e propria. Quindi secondo me la parte versatile di questo oggetto è proprio questo, essere versatile. Il fatto che si chiami VersaFrame, diciamo che l'hanno azzeccata. Adesso tolgo la macchina perché siamo arrivati alla fine di questo video. Io, se devo consigliarlo a videomaker piuttosto che anche a fotografi, che è vero che vai in giro con la macchina fotografica e magari ti trovi bene, ma faccio un esempio: io faccio anche molta fotografia macro, qui ai modellini soprattutto, perché facendo quello, quindi mi capita di dover avere un faretto, magari più di un faretto, perché magari devi illuminare da più parti l'oggetto perché è piccolo. Poi hai l'obiettivo magari un po' più grande, perché quelli macro tendenzialmente sono un po' più grandi come obiettivi e quindi pesa. Poi magari devi avere un braccetto che ti tiene magari il soggetto, magari un braccetto che ti viene a tenere, non so, l'action figure in una certa posizione, che poi non si vedrà nella foto per esempio o nel video. Quindi secondo me è un oggetto veramente tanto versatile, soprattutto per il fatto che ha tantissimi fori e potete sbizzarrirvi a crearlo come più vi pare. Cosa dirvi d'altro? Mi sembra di aver detto tutto, quindi l'unboxing ve l'ho fatto vedere, avete visto, è arrivato tutto impacchettato, imbellettato, ma altro non ho da dirvi. Vi posso solo consigliare il prodotto, anche se costicchia, ma una volta che ce l'avete basta. Questa cosa mi farà diventare pazzo, questa cosa qui che continua a sballonzolare, la devo avvitare, anche perché dentro ovviamente c'erano le loro brugoline. Anzi, adesso lo faccio in diretta così ha finito di fare casino. Oh, guarda che bello, guarda che bello. Oh, finalmente. Ti pare che non mi cada qualcosa ogni tanto? Vabbè. Io sono arrivato alla fine, come al solito vi farò sapere nei prossimi video, quando mi arriveranno, gli accessori che gli voglio montare. Piano piano lo monteremo un po' insieme in sostanza, e quindi verrà fuori un bell'oggettino da potersi portare in giro nella maniera, diciamo così, più flessibile possibile. E però insomma vi farò vedere i vari accessori che andrò a mettere su questo VersaFrame, su questo cage, per quello che mi serve, per quello che effettivamente uso. E avere un cage del genere con la possibilità di attaccare tutto quello che mi serve, fidatevi, fa molto. Invece di avere, io non sono uno che va in giro con 1000 borse e poi deve montare tutto, cerco di avere più oggetti possibili già montati, in modo che arrivo sul posto dove devo lavorarci e riesco effettivamente a fare tutti i miei lavori il prima possibile. Questo è un po' un'ottimizzazione dei tempi, ecco, mettiamolo in questo modo. Però vi farò sapere come andrà avanti questo frame. Adesso io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine ed aver ascoltato tutte le mie paturnie tecnologiche / foto videografiche, e vi rimando al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, non fate i capricci e soprattutto continuate a cliccare la campanella, così avete tutte le notifiche del caso. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!